Sono nato a Roma nel 1957, ma il fatto che sia nato a Roma è stato quasi un caso, perché i miei genitori non sono romani. Mio padre era di Napoli, di antica famiglia della provincia di Napoli, mia madre era di Torino. Si conobbero quando papà faceva la scuola d'applicazione dell'esercito nel dopoguerra, papà aveva partecipato alla campagna di liberazione e probabilmente anzi senza probabilmente, certamente, queste radici familiari sono stati poi determinanti nella mia vita, perché la passione per la vita militare, l'interesse per la vita militare è nata da subito, perché veramente i primi ricordi sono legati alla presenza in casa o comunque nella nostra vita di persone in divisa. Con gli anni questa passione si è affinata ed ne è subentrata un'altra, questa più derivata dalle attività hobbistiche, il modellismo, e da letture. E poi chiaramente dal fascino per il volo, e questa passione è quella per l'aeronautica. Quindi la mia decisione a 18 anni di entrare nell'Accademia Aeronautica fu il frutto di queste due situazioni concomitanti. Avere una tradizione militare in casa, anche il fratello di mio padre era militare, ufficiale dei carabinieri, e aver conosciuto, sia pure per vie traverse, il mondo del volo e averne subito il fascino. Non potevo fare il pilota per questioni di vista, però potevo fare il concorso per ingegneri. Lo provai, ebbi la fortuna di passarlo ed entrai in accademia con il corso Rostro Secondo nell'ottobre del 1975. Noi ingegneri entravamo qualche giorno dopo i piloti, una decina di giorni dopo, quindi il mio corso ufficialmente è entrato il 25 settembre, io sono entrato il 6 ottobre e ho fatto tutta la trafila dell'Accademia. Bello? Sì, sicuramente bello, è stata una bella esperienza, è stata una bella vita anche perché avevi 20 anni. Sicuramente una vita di impegno che ti lasciava poco spazio per altre cose. Ricordo ancora una delle lezioni a noi ingegneri, del professore di disegno, che può sembrare una materia secondaria, ma per un ingegnere all'epoca almeno era importante, anche perché si disegnava a mano col tecnigrafo, non c'era nessun tipo di assistenza informatica su questo, che una volta ci disse: guardate, voi avete scelto di fare ingegneria, vi renderete conto che in molti casi i vostri amici possono uscire, voi no, dovete restare a studiare. Questo è vero, è successo, ma anche questo è stato importante, non mi ha condizionato più di tanto nella mia esperienza di vita. Esperienza di vita che ritengo quella di un uomo fortunato, dal punto di vista professionale della carriera certamente, non solo per il grado apicale che alla fine ho raggiunto, ma proprio per le varie svolte che ho avuto. Ho avuto la fortuna di essere assegnato dopo la laurea al reparto sperimentale volo, che io non avevo chiesto. Non avevo chiesto perché, come sempre succede, tu hai l'imprinting dei tuoi ufficiali di inquadramento e i nostri ufficiali di inquadramento venivano da quelli che hanno gli stormi di punta dell'aeronautica militare, quindi da Grosseto, da Rimini, da Istrana, e guarda caso le 3 destinazioni che chiesi furono proprio queste, e il 4° stormo, il 51° stormo e il 5° stormo. Poi mi dissero che sarei andato al reparto sperimentale volo ed è stata veramente una bella avventura. Una bella avventura a cominciare dal corso da sperimentatore che ho avuto la fortuna di fare in Gran Bretagna, in un mondo tutto particolare e in un mondo in cui ero l'unico italiano. Ricordo ancora il benvenuto del comandante della scuola, mi chiamò per nome di battesimo come si usa fare nel mondo anglosassone e poi mi disse: spero che tu riesca a capire l'inglese perché qui nessuno parla italiano. C'è stato qualche problema iniziale in volo, perché le comunicazioni radio non sono una cosa semplicissima per chi non l'ha mai sperimentate prima. Però devo dire che quel periodo con la Royal Air Force a Cranwell, quello che allora si chiamava Department of Air Warfare, fu veramente un momento importante, sia per quello che ho appreso in quell'anno di corso, sia per le esperienze che ho potuto fare. Sono esperienze che si guardano le attività sperimentali che facevamo, di prove che facevamo, oggi possono sembrare molto rudimentali, ma all'epoca erano all'avanguardia. Noi volavamo con un bimotore, quello che oggi chiamiamo un executive, il Domini T Mark I,
che era attrezzato come aula volante per i navigatori. Aula volante significa che c'erano 2 postazioni per allievi navigatori, rivolte come si usava nella Royal Air Force verso la coda del velivolo. In molti velivoli britannici solo i piloti guardano davanti, tutti gli altri guardano indietro, almeno all'epoca guardavano indietro. E su questo bancone c'erano le attrezzature che utilizzavamo per le prove. Il riferimento di navigazione era un sistema di navigazione iperbolico DECA, un nome che probabilmente a molti non dice niente, ma che ricorda la Seconda Guerra Mondiale. Era un sistema di navigazione che consentiva una precisione di circa 1 miglio. Il GPS è ancora molto in là da venire. Facemmo qualche prova col GPS durante una navigazione alle alte latitudini in cui arrivammo a Thule in Groenlandia, ma generalmente il sistema di riferimento era il DECA e lo usavamo sia quando facevamo le prove con il radar di navigazione che era montato sul velivolo, sia quando facevamo altre attività. Mi ricordo un'esercitazione che è molto legata a quella che è lo scenario operativo del tempo, la probabilità di acquisizione di un bersaglio tipo ponte volando a 1000 piedi. E il punto di il riferimento che si usava era il DECA. Indicavi il momento in cui tu vedevi il bersaglio, volavi nel posto del secondo pilota in questo caso, e poi davi l'overhead, il momento in cui lo sorvolavi. E da questo tipo di valutazione poi si facevano tutta una serie di calcoli che consentivano di definire l'obiettivo della prova. Molto interessante, bello, un mondo per molti versi simile al nostro. Ecco, credo che lavorare con la Royal Air Force ti pone in una dimensione, almeno all'epoca ti poneva in una dimensione, forse noi oggi siamo andati più avanti, che era molto simile a quella dell'aeronautica militare. Anche se c'erano ancora gli strascichi della guerra perduta. Qualche battutina all'Officers Club c'era sempre, soprattutto nei primi mesi. Poi devo dire la cosa superò, venne lasciata alle spalle, anche perché me la cavai piuttosto bene. Tra l'altro giocavo anche nella squadra di basket della base, abbiamo anche vinto il campionato della RAF e il campionato regionale. Il rientro al reparto sperimentale volo mi ha inserito nel filone normale delle attività di sperimentazione, quello che era di norma per tutti gli ufficiali che venivano assegnati lì ed erano qualificati sperimentatori o piloti collaudatori sperimentatori, era essere inseriti in gruppi di lavoro, gruppi di ricerca e sperimentazione, finalizzati a una determinata campagna di prove. Uno dei punti di forza del reparto sperimentale volo era proprio questa attitudine a lavorare in squadra, in cui il pilota, l'ingegnere, il tecnico, il meccanico specialista lavoravano insieme con un obiettivo comune. E questo creava anche un forte legame. In più avevi, almeno all'epoca, c'erano i velivoli e c'era una buona disponibilità per noi di ore di volo, avevi la possibilità di volare molto. Quindi nel primo anno al reparto sperimentale volo ho volato parecchio con quello che all'epoca era la macchina, il biposto più diffuso ma anche più avanzato che avevamo, l'MB-339. Ho volato anche con l'MB-326, ho avuto occasione di volare col TF-104 e in seguito anche col Tornado. Non ho mai volato col G91T e un po' mi dispiace, ma lì c'era un problema di sicurezza del volo. Ero troppo alto e in caso di erezione non sarei uscito tutto, nel senso che la parte inferiore delle gambe sarebbe rimasta dentro l'abitacolo. È una cosa che un po' disturba ed è meglio evitare. Questo è stato un po' l'inizio dell'attività reparto sperimentale volo, dove occupandomi di avionica e armamento ho avuto un'altra fortuna, quella di muovermi in ambito trasversale. Cioè non ho mai lavorato per un programma specifico, non ho fatto il programma Tornado, il programma MX, il programma G222, li ho fatti un po' tutti, perché comune a tutte le piattaforme, dalla fissa e dalla rotante, c'è il fatto di utilizzare dell'avionica e molti di loro utilizzano anche dell'armamento. Una sola piattaforma ho seguito dall'inizio alla fine ed è l'aggiornamento sistema d'arma dell'F-104, che fu una bella palestra anche per capire che cosa non bisogna fare. A cosa alludo con questo? Alludo ad esempio alla scelta che a suo tempo fu fatta per il radar del velivolo F-104. Non si fece altro che modificare il radar già esistente.
inserendo una tecnica radar che va sotto il nome di MTI non coerente, cioè Moving Target Indicator non coerente, che dovrebbe consentire di separare i bersagli in movimento dagli echi fissi, dal clutter. Il problema è che sulle piattaforme aeroportate questa tecnica non funziona o funziona male, come si legge in tutti i principali testi di tecniche radar. Quindi il tentativo di ricavare qualcosa da questo tipo di impiego, da questo tipo di sistema, ci portò poi a studiare delle procedure di impiego. Anche quella fu una bella esperienza, perché insieme al mio amico, l'allora maggiore Fabio Molteni, nell'estate dell'87, in cui feci 3 giorni di licenza, facemmo la valutazione operativa dell'F-104 ASA. Bella esperienza perché ci dette 8 velivoli, 5 piloti, una squadra di specialisti di una cinquantina di uomini che venivano, qualcuno dalla sperimentale, molti dai reparti, e in tutta l'estate facemmo 270 sortite a 320 ore di volo. Una gran messe di dati e credo anche una buona valutazione del sistema DARMA. Questa è una delle peculiarità del tempo, probabilmente legata anche al fatto che il numero dei sistemi DARMA in valutazione era più alto di oggi, diciamo, ce n'erano più in contemporanea e il modo anche di valutarli è diverso. Quella valutazione operativa dell'F-104 ASA può essere considerata sia una valutazione operativa sia una cosiddetta preview, cioè quando si sottopone il velivolo a una prima analisi e poi magari si arriva alle prove intensive, cioè si prende un certo numero di velivoli e si sottopone a un programma di prove molto intenso per accelerarne, tra virgolette, l'invecchiamento e consentire così di capire come il sistema d'arma si comporterebbe in condizioni reali. Ecco, nell'estate dell'87 con l'ASA, con l'F-104 ASA, facemmo proprio questo. La mia esperienza di reparto sperimentale volo è durata fino alla metà degli anni 90. Ho finito come direttore tecnico, e quindi il massimo che poteva avere un ingegnere in quel periodo al reparto sperimentale volo. Ricordo ancora un paio di aneddoti. Una è stata la valutazione che abbiamo fatto sempre con Fabio Molteni e con Pino Lococo, mio compagno di corso, poi capo collaudatore in Augusta, del AV-8B, il velivolo a decollo verticale o a decollo corto e atterraggio verticale o decollo verticale e atterraggio verticale, come lo vogliamo dire, che all'epoca era in dotazione al corpo dei Marines e che era in via di acquisizione da parte della Marina Militare. Lo Stato Maggiore ebbe questa intuizione di trovare il modo di conoscere quel velivolo. Gli Stati Uniti ci dettero la possibilità di fare un minimo di scuola a terra a Cherry Point con i Marines, poi la Lockheed, la McDonnell Douglas all'epoca, perché poi tutti i cambiamenti hanno portato ad assorbire, ci offrì 10 sortite con il biposto a Patuxent River, centro sperimentale della Forza Aerea della Marina statunitense, e poi andammo anche a vedere quello che sarebbe stata l'evoluzione futura, che non interessava direttamente l'Italia, ma che dal punto di vista della tecnologia era un mezzo all'avanguardia, che era la versione da attacco notturno. Bellissima esperienza, 3 settimane negli Stati Uniti, la valutazione poi fu presentata anche allo Stato Maggiore Marina, che ormai posso dirlo era piuttosto preoccupato di quello che avrebbe potuto essere il nostro parere, che invece fu altamente positivo, perché la macchina era una bella macchina. L'anno dopo un'altra primizia, se così si può dire, fu nell'88 la valutazione del sistema di autoprotezione del Tornado. 3 mesi a Eglin Air Force Base, dove c'era un poligono di guerra elettronica per l'epoca molto avanzato e oggi c'è un altro altrettanto avanzato, sempre in rapporto ai tempi, in cui portammo 3 Tornado con equipaggi sia del reparto sperimentale volo sia dei reparti del 6° Sturmo e del 36° Sturmo e facemmo lì questi 3 mesi di intensa attività, avendo anche il modo di confrontarci con un Tornado, un vero Tornado, non un aeroplano, che ci obbligò a evacuare rapidamente i velivoli, ma la cosa poi, diciamo, il Tornado passò qualche chilometro più in là e non ci dette troppo fastidio. Dopo il reparto sperimentale volo ho avuto anche in questo caso la fortuna di essere assegnato allo Stato Maggiore Aeronautica 4° reparto, dove mi sono occupato prima di efficienza linea,
Poi ho fatto, all'epoca l'efficienza linea si faceva presso lo Stato Maggiore, non ancora presso il comando logistico. Poi mi sono trovato a fare il corso superiore della scuola di guerra aerea e l'Istituto di Stati Maggiori Interforze, dove mi hanno dato la possibilità di operare come tutor. Io sono convinto che un ufficiale che proviene dai corsi regolari dell'Accademia Aeronautica debba in qualche modo fare un periodo nella formazione, perché ti consente di aprire una finestra su un altro mondo, a qualunque livello. Un pochino lo facciamo in tanti, perché in molti partecipiamo poi alle attività concorsuali in accademia. Però fare un anno come tutor a confronto con ufficiali di tutte le forze armate, anche stranieri, confrontandoci e guidandoli nel lavoro, in auletta, come si diceva a Palazzo Salviati, cioè nella stanza che era dedicata al gruppo di lavoro che ogni tutor doveva guidare, è stato sicuramente significativo e importante, sia per aprire gli orizzonti, sia per acquisire ulteriori informazioni, sia una cosa che è fondamentale per poi operare bene in collegamento con le altre forze armate, per stabilire dei rapporti umani che vanno sicuramente al di là di quelli che sono i rapporti di servizio, e con qualcuno di questi colleghi di altre forze armate ci vediamo ancora, anche se sono passati più di 20 anni, più di 25 direi. Dopo sono tornato alla Stato Maggiore Aeronautica e ho avuto un altro cambiamento, perché con la promozione a colonnello, che mi è arrivata nel 2000, l'anno dopo mi hanno affidato un ufficio. È stato uno dei primi uffici, primi casi in cui un ufficiale non di arma aeronautica ha avuto l'incarico di capo ufficio allo Stato Maggiore. L'ufficio che mi fu affidato era il terzo ufficio del quarto reparto, che aveva una ragione sociale molto ampia, perché si occupava di sistemi spaziali, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, poligoni, armamento superficie-aria, armamento terrestre, ricerca e sviluppo, quindi un po' di tutto. E sono stati anni anche interessanti, perché da un lato si stava concretizzando il programma SICRAL, sistema italiano satellite italiano per comunicazioni riservate all'arme, che era un programma concepito dall'aeronautica e acquisito quella che era allora la Direzione Generale delle Costruzioni delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali, l'allora Costarmaereo per usare la sigla telegrafica, a sottolineare che al tempo lo spazio era a forte caratura aeronautica. Veniva gestito dallo Stato Maggiore Aeronautica tramite il quarto reparto e tramite quello che era il mio ufficio. E questa esperienza si concretizzò poi sia nella gestione delle missioni in servizio del programma del SICRAL, sia nel dialogo internazionale, in particolare con la Francia, per un sistema di telerilevamento, un satellite ottico che è il programma Helios. Erano anche gli anni in cui si ragionava sul Predator, per cui una delle cose che facemmo in quel periodo allo Stato Maggiore Aeronautica, e insomma non uso falsa modestia, ma insomma insieme al colonnello Antonio De Rosa, un colonnello commissario in servizio allora al primo reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, definimmo i lineamenti della norma che poi è stata recepita dal codice della navigazione per consentire agli aeromobili a pilotaggio remoto di volare in Italia. Perché all'inizio, quando si cominciò a parlarne, per questa categoria di mezzi non ci sarebbe stata altra possibilità che volare in spazi segregati, quindi all'interno di poligoni. Trovammo una soluzione, parlandone fra di noi. La soluzione era molto semplice, poi lo esposi in una riunione. Supponiamo di essere sul mare, sotto non c'è nessuno, il velivolo esplode in aria, è un incidente catastrofico? Ora, l'incidente catastrofico per definizione è quello in cui si ha perdite di vite umane. Non c'è nessuno, né sul velivolo né a terra, quindi non è un incidente catastrofico. Questo fu un po' il grimaldello per aprire la porta, perché a quel punto, invece di codificare questi mezzi secondo la norma che si utilizza per i velivoli militari, probabilità catastrofica di 1 per 10 alla meno 6, cioè 1 su 1 milione, si concordò che questa probabilità di incidente catastrofico doveva essere una probabilità combinata, cioè che teneva conto sia delle caratteristiche del mezzo, della piattaforma
e di tutto quello che le consente di operare, quindi sia il link e la stazione di terra, il canale di comunicazione e la stazione di terra, sia della situazione sul terreno, cioè della densità di popolazione. La combinazione di questi due fattori dovrà consentire di raggiungere un livello di sicurezza accettabile. Il livello di sicurezza accettabile non è mai assoluto, una percentuale di rischio c'è sempre. L'importante è ricondurlo in termini accettabili. Con il Predator fu quello che venne fatto. Ci sono stati anche programmi che non sono andati avanti, uno di questi fu il sistema missilistico di difesa aerea MEADS, un programma statunitense a cui noi partecipavamo attivamente, che poi fu abbandonato dagli Stati Uniti e fu cancellato. A questo punto sono passato al comando logistico, è un mondo completamente diverso, ma ugualmente affascinante, perché non ti occupi più tanto di programmi del futuro, ma ti occupi fortemente del presente. Noi avevamo all'allora attuale ancora seconda divisione del comando logistico la responsabilità dell'efficienza dei sistemi d'arma. Era ripartita tra i vari uffici, al mio ufficio competeva in particolare l'AMX e lo gestivamo sulla base di uno strettissimo rapporto con i reparti operativi e con i reparti manutenzione. Il tutto in un momento in cui, da un lato, il sistema d'arma era oggetto di un programma di aggiornamento delle capacità operative e logistiche, che ne avrebbe fatto un'ottima macchina per almeno un ventennio. E dall'altro stavamo mettendo a punto un nuovo strumento contrattuale per il supporto logistico, qualcosa che consentisse di avere quello che ti serve nel momento in cui ti serve, con soluzioni contrattuali che in termini molto semplicistici sono il cosiddetto sportello. Si rompe qualcosa, lo versi a uno sportello che è gestito dalla ditta, ricevi la stessa parte, lo stesso pezzo di ricambio. Tutto quello che c'è dietro lo sportello lo hai concordato prima, il volano delle parti su cui agire, i tempi di riparazione, i costi di riparazione, ma l'utilizzatore deve avere la possibilità di ripristinare immediatamente l'efficienza della macchina. E tutto questo deve funzionare sempre. Fu una innovazione piuttosto significativa, riuscimmo a mettere a punto un contratto quinquennale, cosa che per il tempo era anche piuttosto nuova, e la cosa ha funzionato. Adesso chiaramente le soluzioni si sono ulteriormente sviluppate. Il comando logistico sono stato diversi anni, ho fatto sia il capo ufficio che il capo reparto, anche questa è stata una bella esperienza, anche in questo caso con una ricaduta internazionale che non erano più gli statunitensi come quando si lavorava per il Predator o i francesi per il programma Helios, ma erano i brasiliani col programma MX. Mondo molto interessante. Io ritengo che al netto di quelle che sono magari le difficoltà del dialogo tra due continenti, in Brasile forse avremmo potuto fare di più, cioè dare un seguito al programma MX, non è che non ci si sia provato. Non sempre le situazioni però dal punto di vista politico da una parte o dall'altra hanno consentito di andare avanti e oggi come oggi questo rapporto con la Forza Aerea Brasileira, che era molto buono, esiste ma ormai è ridotto a livello istituzionale, non abbiamo programmi comuni. All'epoca c'era un forte legame, avevamo personale brasiliano in Italia, c'era personale nostro in Brasile, all'epoca poi sembra dire chissà quanto tempo fa, non è passato molto, l'IMX lo abbiamo phased out, non so se non mi piace né dismesso né radiato, insomma lo abbiamo diciamo così dismesso dalle linee di volo quest'anno, dopo un lungo e tutto sommato soddisfacente servizio. E dopo il comando logistico sono andato nell'area tecnica amministrativa. Ho fatto l'Istituto Alti Studi della Difesa, un anno diciamo sabbatico, anche in questo caso stabilendo importanti rapporti con ufficiali di altre forze armate e anche di altre nazioni, al di là di quello che apprendi nelle aule di Palazzo Salviati.
E nell'area tecnico-amministrativa sono finito in un settore che io conoscevo molto poco. Quello che conoscevo era giusto perché ero ingegnere elettronico, ma alla direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate, che per essere più chiari si occupa di tutto quello che sono telecomunicazioni, radar di terra, satelliti e informatica. Non avevo mai prestato servizio e ho avuto anche pochi contatti, forse solo uno nel lontano 1985, quando sempre alla sperimentale dovetti gestire la valutazione comparativa tra due proposte di sistemi di comunicazione terra-bordo terra per l'aeronautica. Quindi per me è un mondo nuovo, una bella sfida, una sfida affascinante. Ho avuto la fortuna di fare per 2 anni il vice direttore, il che mi ha consentito di padroneggiare abbastanza bene quella realtà e di consolidare l'esperienza tecnico-amministrativa che avevo cominciato a fare al comando logistico prima di diventare direttore. Questo per me è stato molto importante perché a questo punto avevo gli strumenti, non potevo dire di sapere tutto, anche se dicevo che sapevo tutto, ma un po' una percentuale di bluff ci sta. Però questi 2 anni di esperienza, questi 2 anni di rapporti mi hanno consentito poi di fare per 3 anni il direttore senza particolari affanni. E sono stati anni in cui la direzione ha fatto molto, ma io ho avuto poi in sorte di fare anche il direttore di arma aereo. Ecco, una delle differenze che ci sono è tra Teledif e arma aereo, al di là del settore di interesse, perché arma aereo ovviamente si occupa essenzialmente di tutto ciò che vola o che è collegato al volo, e quindi di velivoli, elicotteri e sistemi di supporto ai velivoli e agli elicotteri, supporto in senso lato. Una delle differenze che ci sono è sia il numero che la consistenza dei programmi. A Teledif tu hai moltissimi programmi, anche complessi, ma di valore relativamente contenuto. Ad arma aereo i programmi sono forse di meno, ma sono significativamente più consistenti in termini finanziari. Dove è più facile o più difficile non si può dire, ognuno ha le sue difficoltà e ognuno ha le sue problematiche. Devo dire che Teledif è stata una bella palestra perché avevi tutta una serie di strumenti che dovevi utilizzare e anche una platea di interlocutori molto vasta. Basta pensare a tutti i possibili attori che ci sono in campo informatico, ti impongono di valutare vari aspetti anche a livello personale. Programmi più grossi, uno dei programmi più grossi che c'era a Teledif fu il sistema di controllo del territorio per l'Arma dei Carabinieri, un bel programma, tra l'altro ebbi la fortuna che proprio per quell'occasione mi fu assegnato un colonnello dei Carabinieri come capodivisione. E la realtà dell'Arma è molto particolare, e lo era anche questo programma, in cui dentro c'era di tutto. Ma siamo riusciti a gestirlo e penso anche con soddisfazione dell'Arma. Questo mi ha portato poi a fare il direttore di arma aereo. Ho avuto la fortuna di trovarmi, perché nella vita non dipende solo da te, dipende anche dalle situazioni che ti trovi a vivere. Mi sono trovato in un momento in cui necessariamente avrei dovuto fare il direttore di arma aereo. E ripeto, è stata una bella esperienza anche quella, nonostante la pandemia. Perché aver fatto il direttore di arma aereo durante la pandemia è indubbiamente stato un problema. Siamo riusciti ad andare avanti comunque, la direzione non si è mai fermata, siamo riusciti anche, perché una delle attività di arma aereo fondamentali è l'aeronavigabilità. Cioè arma aereo certifica tutto ciò che può volare. E nel periodo della pandemia furono certificate anche particolari installazioni per il trasporto in contenimento sanitario, in biocontenimento. Forse però il programma che mi ricordo con maggiore simpatia di quegli anni, di quei 2 anni e mezzo che ho fatto ad arma aereo, fu la certificazione dell'AGS.
del sistema, cioè dell'alleanza di sorveglianza a terra, che poi in effetti era un Global Hawk modificato per operare con le insegne della NATO e portarlo a Sigonella. Devo dire che senza il lavoro dei miei ufficiali, perché io non ho fatto altro che firmare, ma il lavoro lo hanno fatto loro e lo hanno fatto veramente bene, questo programma difficilmente si sarebbe concretizzato. E forse siamo riusciti a farlo perché eravamo italiani, quindi con quel po' di, diciamo così, di capacità di agire sempre nel rispetto delle norme, ma con un po' di fantasia, con un minimo di flessibilità. Devo dare atto al personale della direzione che ha lavorato per quell'obiettivo di aver fatto un lavoro stupendo. E questa è l'occasione per farlo. Il tempo passa, sono arrivato, ho lasciato l'armaerio nel 2020, rimanendo a fare il capo del corpo del genio aeronautico fino ai limiti di età, fino a quando ho fatto 65 anni, il 23 marzo del 2022, ma nel frattempo ho iniziato un'altra avventura. Ecco perché dico che mi ritengo un uomo fortunato, perché mi fu chiesto di presiedere il comitato per il centenario dell'aeronautica militare. Può sembrare una cosa semplice, detta così, organizzare qualche cerimonia o sentire qualche discorso, che problema c'è? È un lavoro che è durato 2 anni. È un lavoro che ha consentito all'aeronautica militare di essere presente ovunque sul territorio e di rinsaldare il legame con la popolazione. Anche in questo caso io ho dovuto fare molto poco. Qualche firma, qualche discorso, ma i miei collaboratori e in genere, devo dire, tutta l'aeronautica hanno lavorato ovviamente molto bene per questo obiettivo. E non dimenticherò mai Piazza del Popolo, ad esempio. Piazza del Popolo, questa idea del villaggio aeronautico che venne poi a noi. Dove facciamo il villaggio aeronautico? Il Circo Massimo, Piazza del Popolo, alla fine optammo su Piazza del Popolo. Perché? Perché è più nel centro della città. E quindi ti consente di essere proprio in mezzo alla gente. E l'altra scelta che fu fatta, dove mettiamo le tribune per la cerimonia e per vedere la parata aerea, e la risposta è una sola, al Pincio. Anche perché chi conosce Piazza del Popolo sa che Piazza del Popolo è una sorta di imbuto, ma dal Pincio vedi tutta Roma. E credo che questa sia stata una delle scelte vincenti. Ma il successo che c'è stato in quei 5 giorni a Piazza del Popolo, la gente che c'era, è stata veramente coinvolgente. Io sono andato tutti i giorni, ovviamente, anche perché mi sentivo di dover andare, ma credo che sia stata veramente un'esperienza bellissima. Ugualmente bella è stata la manifestazione aerea di Pratiche di Mare, forse ancora più impegnativa, ma ugualmente ben riuscita. Ma potrei citare tanti altri eventi dell'anno appena trascorso. Anche in questo caso il tempo passa, il 31 dicembre è finito il centenario e io ho lasciato l'uniforme. Ho avuto un'altra opportunità, non me l'aspettavo, l'aeronautica militare ha voluto darmela, mi è stata offerta la presidenza dell'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori. Confesso che sapevo molto poco dell'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori. Sì, avevo sempre contribuito, anche perché all'epoca, quando mi sono arruolato io, non è che avevi molte scelte e veniva automaticamente, e secondo me anche giusto, tolto dall'ammontare dello stipendio. Sono pochi spiccioli, ma hanno un significato importante. L'opera nasce con l'aeronautica, perché le sue origini risalgono al 1920. Lo stesso comitato che si attivò per le celebrazioni che dovevano accompagnare la consacrazione della Vergine di Loreto come patrono degli aeronauti, decise poi di darsi una connotazione a fini umanitari e decise di avviare delle iniziative per le vedove e per gli orfani. La cosa ha preso tempo e, come tante questioni relegate all'aeronautica negli anni, fu risolta dall'intervento di un uomo, Didalo Balbo, che nel 1930 sancì l'idea di costituire 2 istituti, uno per i bambini e le ragazze fino ai 18 anni a Loreto e uno per i maschi a San Pietro di Gorizia. I 2 istituti dovevano confluire
in un unico ente, l'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori, che fu costituito nel 1937. All'inizio era assistenza diretta, l'Opera gestiva in proprio gli istituti. Oltre ai due di Loreto e di Gorizia, negli anni 40 ce n'erano uno a Roma e uno a Firenze. Poi questi furono chiusi, gli anni sono passati, l'idea stessa del collegio ha perso attrattività e tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è maturata l'idea di chiudere gli istituti e infatti sono stati chiusi. Nell'81 è stata chiusa la gestione di Cadimare da parte dell'ONFA, cioè di quello per i ragazzi, che da Gorizia, dopo la guerra, per ovvi motivi, visto che San Pietro di Gorizia non era più Italia, fu spostato prima a Firenze e poi a Cadimare, e quello di Loreto nell'84. Ma l'opera continua, e mi fa piacere dirlo qui, ad assistere tutti i figli dei nostri colleghi scomparsi, senza distinzione di grado, di ruolo, di causa di decesso, e purché siano legalmente riconosciuti. Lo fa fino al compimento del 27° anno o al conseguimento della laurea magistrale o al momento in cui si arruolano in una qualunque forza armata, cioè diventano autonomi, indipendenti. E questa è un po' la nostra missione. Aiutare questi ragazzi, ne abbiamo 435 iscritti oggi, ma purtroppo questo è un numero che cambia continuamente, a realizzare quei sogni che i loro genitori avrebbero voluto che si concretizzassero. E devo dire che, come disse Italo Balbo nel 30, gli aviatori hanno l'orgoglio di essere loro ad assistere i loro orfani, perché noi come ente non abbiamo contributi dallo Stato e non siamo intitolati al 5 per 1000 perché siamo un ente pubblico, quindi abbiamo una certa caratterizzazione. Questa è la situazione che mi trovo a vivere adesso. Anche in questo caso mi ritengo fortunato, perché hai modo di fare qualche cosa anche di importante, e te ne accorgi quando leggi qualche email o qualche lettera. Oggi si usano molto le email anche per queste cose qui, quindi parliamo pure di posta elettronica, che vengono da qualche ragazzo o ragazza che ha completato il percorso e ringrazia l'Aeronautica Militare e l'ONFA per il supporto che ha avuto. Anche degli interventi estemporanei, perché l'ONFA ha una qualche autonomia, è un ente pubblico, ma comunque abbiamo una certa autonomia, quindi possiamo muoverci anche a sostegno di situazioni particolari. Non potremmo fare nulla di tutto questo senza l'Aeronautica Militare. Quindi anche se non siamo un ente dell'aeronautica, facciamo parte della famiglia azzurra e cerchiamo di fare in modo che queste donne, perché per il momento abbiamo tutte vedove, e queste ragazze e questi ragazzi continuino a sentire l'abbraccio della grande famiglia azzurra.